Meglio con display o senza display? Ciao amici di X2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi vi parlerò del mio grande amore nei confronti dei droni con radiocomando a display incorporato, elencandovi pregi e difetti di entrambe le tipologie. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito, anche perché oggi fa veramente caldo. Punto primo: tempo. Un radiocomando con display incorporato richiede molto meno tempo nella sua configurazione e connessione al drone, permettendo quindi di risparmiare minuti preziosi per il volo. Invece un radiocomando senza display incorporato richiede accensione radiocomando, accensione drone, avvio del telefono, avvio dell'applicazione, collegamento cavo da radiocomando a telefono, sincronizzazione dell'applicazione con radiocomando e drone, e finalmente siamo pronti a volare. Come avete visto, il risparmio di tempo è non indifferente, e non solo nell'uso hobbistico, ma anche, faccio un esempio, nell'utilizzo di un Mavic 2 a fini di ricerca e soccorso. Capite bene che in questi casi la tempestività è fondamentale e risparmiare minuti preziosi nella connessione tra applicazione e radiocomando può essere decisivo. Punto secondo: compatibilità. Quando siete in procinto di acquistare un nuovo drone, mi contattate spesso per chiedermi se il vostro smartphone sia compatibile con quel determinato drone. Ed ovviamente la mia risposta può essere sì o no, in base all'età del vostro device, alle reti wireless supportate, come ad esempio la Wi-Fi a 5 GHz e così via. Se il vostro smartphone non è compatibile, ovviamente questo comporterà un'ulteriore spesa nell'acquisto di un nuovo smartphone, questa volta compatibile. Invece su un drone con radiocomando a display incorporato questo non succede, in quanto non è richiesta la connessione a nessun device esterno. Non avrete quindi mai nessun problema di incompatibilità, tirate fuori dalla scatola radiocomando e drone, li caricate e siete subito pronti al volo. Punto terzo: crash. Quante volte vi è successo mentre stavate volando con il vostro drone che l'applicazione dedicata crashi o si chiuda improvvisamente? Beh, a me è successo tantissime volte, ho perso il conto, con annessa tachicardia e infarti sfiorati. Pronto? Non la sento. Specialmente perché oggi buona parte dei droni moderni sono totalmente dipendenti dall'applicazione. Molto spesso senza applicazione nemmeno vengono armati i motori e se l'applicazione crasha, ben che vada, il drone dovrebbe attivare il ritorno a casa automatico. Dovrebbe. Tutto questo ovviamente su un dispositivo del genere con display incorporato non succede, perché è tutto racchiuso qui dentro, è un sistema operativo nato per un unico scopo, quindi nella maggior parte dei casi lo svolge nel migliore dei modi. Quindi è molto più affidabile e anche in caso di perdita del segnale video il drone resta sempre governabile tramite gli stick di controllo,
Questo a beneficio della sicurezza. In quest'ultimo caso, inoltre, dovrete preoccuparvi unicamente di tenere ben carica la batteria del radiocomando. Invece, in questo caso, dovrete tenere ben cariche sia la batteria del radiocomando sia dello smartphone. Punto quarto. Display. A parità di prezzo, un drone con radiocomando a display incorporato avrà una qualità del pannello ovviamente inferiore a quella di uno smartphone da 300, 400, 500 e passa euro. È normale che sia così, magari è anche meno luminoso, ma non è nulla che un buon parasole non possa risolvere. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni come i Crystal Sky della DJI oppure le radio della Unique. Punto quinto. Durata. Questo per me è l'aspetto più importante sul lungo periodo. Se ci pensate bene, un drone con radiocomando a display incorporato, anche tra 10 anni, potrete tirarlo fuori dalla scatola ed utilizzarlo, batteria permettendo. Invece, un drone con radiocomando senza display incorporato, tra 10 anni, probabilmente molto meno, sarà soltanto un bellissimo soprammobile. Perché magari l'applicazione non sarà più compatibile con i nuovi device, o più semplicemente perché magari dopo un certo periodo di tempo quell'applicazione è stata rimossa dagli store, vuoi perché è datata, vuoi perché magari l'azienda è fallita, rendendo il drone senza display su radiocomando di fatto inutilizzabile. E questi secondo me sono i 5 punti più importanti che mi hanno fatto amare questa tipologia di radiocomando e di drone. Ci sarebbe da aggiungere anche la facilità d'uso nei confronti delle persone che non sono molto pratiche di smartphone e tablet. Batteria che con display incorporato ovviamente ha una durata leggermente inferiore e altri aspetti minori. Purtroppo però oggi nel 2019 inoltrato le principali aziende nel settore dei droni sono volte nello sviluppo di droni con applicazioni dedicate e ovviamente senza display incorporato. Vuoi per accordi commerciali, vuoi perché il target attuale dei droni è anche quello di ragazzi molto giovani, quindi non io, che vedono prodotti senza applicazione dedicata come preistoria e via dicendo. Ovviamente uno smartphone ha anche i suoi punti positivi come una maggiore luminosità e leggibilità del display, comandi touch che permettono l'utilizzo di modalità di volo smart in modo più immediato e così via. Bene, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate, quale preferite tra queste due tipologie di radiocomando e ovviamente di drone. Lasciate un bel commento qui sotto, sono davvero curioso di leggere le vostre risposte e di discuterne insieme a voi. In descrizione video trovate i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblico offerte su droni ma su tantissimi altri prodotti tecnologici, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia se vi piace questo mondo entrate numerosi, e il nostro canale Instagram. Infine ragazzi, se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su AddXS2Games. Buon volo a tutti e ciao! Fa veramente caldo.